Ci avviciniamo alla fine dell'anno. È un momento pieno di aspettative. È come essere all'inizio di un GDR dove tutto il mondo si apre davanti a te, pieno di possibilità e tu hai l'intenzione di fare tutto. Sentinelle, cosa vedete? Allora, vediamo come partire alla conquista del mondo e realizzare il tuo obiettivo. Da gennaio inizierai a raggiungere i tuoi obiettivi, ti impegnerai a fondo, lavorerai sodo e quello sarà l'anno in cui darai finalmente una svolta alla tua vita. Come quando in un GDR costruisci il tuo personaggio e vai alla conquista del mondo. La differenza è che un GDR è costruito apposta per farti raggiungere gli obiettivi, mentre il nostro mondo non tantissimo. La principale differenza è che in un GDR tu hai il controllo sul mondo esterno, almeno in parte. Puoi scegliere la difficoltà, puoi scegliere le tue quest, puoi scegliere il momento in cui farle partire e tu sei l'eroe che andrà a salvare quel mondo. Il mondo gira intorno a te, insomma. E questa non è la stessa cosa che succede nel nostro mondo, dove noi siamo sostanzialmente personaggi secondari per tutto il resto del mondo tranne che per noi. Non abbiamo la possibilità di scegliere gli eventi, non abbiamo la possibilità di scegliere chi incontriamo e come andare avanti. Non abbiamo granché controllo sul nostro mondo, ma quello su cui abbiamo il controllo in entrambi i mondi, ossia nel mondo di un GDR che ci scegliamo e nel nostro mondo, è appunto il nostro personaggio. Allora, oggi il mio obiettivo sarà quello di spiegarti un po' come poter far avvicinare il nostro mondo a quello di un GDR, a come riuscire a sviluppare le nostre reali abilità in maniera un po' più simile a come faresti nel mondo di gioco. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, perché qui ti parlerò sempre di crescita personale spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. Se mi hai seguito anche nello scorso video, avrai ormai capito che questo è un po' il mese dei GDR. Allora, a me i GDR piacciono tanto, sono un po' fissata con i GDR e survival. Normalmente vario un po' sui vari generi di giochi, ma questo mese ho scelto i GDR, mi sembrano adatti per affrontare il nuovo anno, affrontare nuove sfide e quindi te li becchi, nella speranza che piacciono anche a te. Se invece non ti piacciono e sei frustrato perché ho scelto di parlarne per tutto il mese, fammi sapere di che cosa vorresti sentir parlare, così magari mi organizzo per i prossimi video. Tornando ai nostri amati, o forse no, GDR, il primo aspetto che ci ritroviamo ad affrontare in un GDR è la costruzione del personaggio. In particolare, una delle prime cose che scegli generalmente nei GDR prima ancora di costruire effettivamente il personaggio è costruire proprio l'aspetto del personaggio, cosa che normalmente non influenzerà il resto del gioco, cioè non farà nessuna differenza se scegli un personaggio nero, bianco, con i capelli scuri, chiari, basso, magro, alto, eccetera eccetera. Però ogni amante di GDR sa che questa è una parte essenziale, anche se non influenza il gioco, anche se il gioco non verrà condizionato dalle fattezze che hai scelto e anche se molti GDR sono in prima persona e quindi le volte che vedrai effettivamente il tuo personaggio sono davvero poche, sappiamo tutti quanto è importante che il nostro personaggio ci piaccia esteticamente. Attenzione, non che sia bello, ma che piaccia esteticamente a noi. Questa è la parte più immediata nei GDR, appunto la prima che affronti. E la stessa cosa anche nella nostra vita. Il nostro aspetto esteriore è la prima cosa con cui ci confrontiamo ogni giorno. Quindi non dobbiamo oggettivamente essere belli, ma dobbiamo soggettivamente piacerci. E questa è anche la cosa più semplice su cui iniziare a lavorare. Infatti è molto più facile modificare un po' il nostro aspetto esteriore piuttosto che andare a lavorare sulla nostra interiorità. Quindi partiamo da qui. Ti basterà metterti davanti a uno specchio e iniziare ad osservarti senza pregiudizi, con attenzione, facendo caso, senza essere troppo rigido, a quello che ti piace di te e a quello che non ti piace. Io lo so che il mio canale è seguito per lo più da maschietti e so che questo sembra un argomento più femminile, ma in realtà piacere a noi stessi
è una cosa molto importante. E ripeto, come ho già detto all'inizio, non essere oggettivamente belli, ma soggettivamente trovarsi piacevoli. Ripeto, piacere a se stessi è una cosa importante e l'aspetto estetico è la cosa di noi che vediamo più spesso. Quindi lascia perdere i modelli del fighettino classico e cerca di capire realmente quali sono i tuoi punti di forza e anche che cosa puoi migliorare. Potresti accorgerti infatti che il tuo taglio di capelli che tu porti da anni e che ormai hai standardizzato magari tutto sommato non ti sta poi così bene e una rinfrescata o un cambio di look, un cambio di stile potrebbe invece valorizzarti molto di più. Potresti notare che ti stai trascurando un po', o magari il tuo modo di vestire, l'abbigliamento che scegli, lo stile che scegli non si adatta bene alla tua personalità, non si adatta bene ai tuoi connotati e non ti valorizza. Questo serve non solo a esteticamente migliorarsi, ma anche a far corrispondere un po' di più la tua estetica allo stile che vorresti, il come vorresti presentarti. Siamo talmente abituati a guardarci ogni giorno che difficilmente riusciamo ad immaginarci in maniera diversa. Però a volte semplicemente un po' di attenzione e un po' di consapevolezza in più ci può far notare qualcosa che poi ci sembrerà evidente. Per esempio, io un giorno mi sono messa lì a scegliere un maglione invernale per uscire e mi sono resa conto che ogni volta che devo uscire e che devo scegliere un maglione ci metto un'eternità. Quindi ho preso consapevolezza di quello, ho cercato di capirne il motivo e ho capito che in realtà io ho gli stessi maglioni da anni, ma nel tempo ho cambiato gusti, quindi sostanzialmente più della metà del mio abbigliamento che ho preso anni fa non corrisponde più ai miei gusti, di conseguenza nel momento in cui devo scegliere qualcosa non c'è niente che mi piace. E allora prendi, vai su Temu e cambi il tuo armadio. Cambiare è la cosa più naturale del mondo. Durante gli anni noi viviamo tantissime esperienze diverse, conosciamo persone diverse, quindi anche noi cambiamo e insieme a noi i nostri gusti. Quindi adegua anche il tuo aspetto al nuovo te stesso. Prendi un po' di coraggio e datti una rinnovata. Questo ti aiuterà a piacerti un po' di più e di conseguenza aumenterà anche un po' la tua autostima e ti darà una capacità di osare un po' di più. E basta, adesso che nel nostro GDR abbiamo finalmente scelto l'aspetto estetico del nostro personaggio, passiamo alla seconda parte, ossia la scelta delle abilità, la scelta dei perks. Ecco, questo passaggio è un pochino più complesso, richiede più introspezione, perché non si tratta più di mettersi davanti allo specchio e guardare quello che vediamo, ma si tratta di guardare al nostro interno. Cosa decisamente più complessa. Allora, parliamo di carattere e abilità, due cose che influenzano tantissimo la tua vita. E la prima cosa sulla quale vorrei focalizzarmi è la classica frase "io sono fatto così". Allora, questa è una scusa. Il "io sono fatto così" significa che so di avere dei difetti, ma me li tengo. Beh, allora, certo ci vuole un po' di accettazione di se stessi, ci saranno delle parti di noi stessi che fanno parte di noi e che non possiamo cambiare, ma per la maggior parte noi possiamo cambiare, possiamo modificare il nostro carattere, possiamo modificare il modo in cui interagiamo con gli altri, possiamo modificare appunto le nostre abilità. Ebbene, se c'è qualcosa di migliorabile in te, è tua responsabilità migliorarlo. E c'è sicuramente qualcosa di migliorabile in tutti noi. Allora, voglio rifare la premessa che ho fatto per l'aspetto estetico, ossia quello che devi cambiare di te non è quello che gli altri troverebbero migliore, ma è quello che tu trovi migliore. Insomma, devi essere migliore non agli occhi del mondo, ma ai tuoi stessi occhi, seguire il tuo personale metodo di giudizio, i tuoi valori, le tue credenze, secondo il ruolo che tu vuoi avere nella tua vita. Insomma, ci sono vari stili di vita. Un giocatore stealth e un giocatore da mischia non hanno gli stessi perks. Anzi, quello che può essere un valore aggiunto per uno può essere totalmente inutile per l'altro. Allo stesso modo, tu hai bisogno di capire quali sono i lati della tua personalità e i lati del tuo carattere, le abilità che servono per seguire lo stile di vita che tu scegli di seguire. Allora chiediti chi vorresti essere, come vorresti essere, in che modo vorresti vivere la tua vita e pianifica le cose, i cambiamenti di conseguenza. E adesso arriviamo all'ultimo elemento su cui lavorare per rendere la tua vita un po' più epica, un GDR un po' migliore. E è la cosa su cui abbiamo meno controllo, ossia la mappa
e PNG. Insomma, non possiamo scegliere gli eventi che ci accadono, possiamo solo in parte influenzare le persone che incontriamo. Insomma, la mappa è fissa e i PNG sono già preimpostati. Questo significa che non hai una capacità decisionale sul mondo che ti circonda e sulle persone che incontri. Questo però non significa che non puoi cambiare il tuo mondo e la tua cerchia di persone. Anche se il mondo è già strutturato, questo non significa che noi non possiamo interagire con esso e in parte comunque modificarlo. Infatti, per esempio, puoi costruirti una casa, abbatterne un'altra, quindi modificare fisicamente il mondo che sta intorno a te. Vabbè, senza essere così drastici, puoi anche modificare comunque l'interno della tua casa. Allo stesso modo, anche se non puoi realmente scegliere gli NPG che popolano la tua mappa, puoi comunque scegliere quelli con cui interagire e quelli che vuoi invece ignorare. Quelli che vuoi fare entrare nella tua cerchia, quelli che vuoi scegliere come seguaci e quelli che invece lascerai là in un angolino e ti dimenticherai della loro esistenza. Questo mondo è vasto e vario e ci offre innumerevoli finali alternativi. Sarà il modo in cui vivrai, le quest che sceglierai, le azioni che deciderai di compiere che influenzeranno il tuo mondo, la tua vita e la tua storia. Quindi vivi il tuo open world. Inizia ad osservare i 3 aspetti del tuo mondo, ossia appunto l'aspetto esteriore, le abilità e i perks e la mappa e i PNG, e inizia a lavorarci su per fare in modo che corrispondano un po' di più a quello che tu vuoi. Inizia a modificare un singolo elemento, magari quello che ti piace di meno oppure quello che è più importante per te. Fai il punto della situazione e inizia a disegnare il tuo futuro. E a questo punto ti chiederai dove stanno tutti i consigli di pianificazione che io mi aspettavo da questo video. Il segreto è che per raggiungere il tuo obiettivo devi prima partire da te stesso. Devi prima di tutto diventare il tipo di persona che è in grado di raggiungere quell'obiettivo. Quindi sì, tutto l'entusiasmo per iniziare un nuovo GDR parte appunto dalla costruzione del personaggio. Quindi inizia da qua. Prima di iniziare a darti i fantomatici propositi per il nuovo anno, inizia a capire la direzione generale che vuoi dare alla tua vita. Insomma, questa era una spintarella per cercare di spingerti a costruire il tuo personaggio, a modificare il tuo personaggio come più piacerebbe a te. Insomma, se questo video ti è piaciuto, mettimi un mi piace, magari condividilo con qualcuno che pensi abbia bisogno di sentire queste parole. Dopodiché iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche. Tutto questo per non perderti nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.